mettere le persone che, ex ospite che diventano a loro volta operatori. È una bella cosa, veramente. Cioè, forse non si sta valorizzando, ma è da valorizzare perché è una gran bella cosa. Io mi chiamo Maele Moto Ambele, vengo dalla Repubblica Democratica del Congo, sono in Italia dall'anno 2002. Ho fatto un anno qua a Torino senza avere un posto fisso e poi dopo un anno ho avuto un posto lì a Casa del Mondo e poi le circostanze della vita mi hanno portato a lavorare con l'ACI in questo centro d'accoglienza. C'erano offerte di lavoro per fare pulizie alla Fiat, ci volevano i curriculum dei ragazzi. Il responsabile Beppe Melchiona mi ha detto che non ce la faceva a fare tutti i curriculum. Io ho detto guarda che io so un po' maneggiare il computer, ti posso aiutare, che faccio i curriculum dei ragazzi, tu fai, io faccio, così facciamo più veloce. Così che ho cominciato a lavorare direttamente qui al Dravelli. All'interno della Fondazione Dravelli c'è il Dravelli, centro di accoglienza Dravelli, oltre al circolo qua a fianco che vedete, la cucina di là, c'è un altro centro di accoglienza in via Calabria. Mi chiamo George, faccio operatore in un centro di accoglienza Dravelli, sempre via Calabria. Sono venuto dall'Etiopia e questo lavoro ho trovato sempre dall'Arci perché io abitavo con loro prima, poi mi hanno fatto un'offerta a questo lavoro. Credo sono stato bene con loro, per quello ho trovato questa offerta, credo. Mi chiamo Abdul Karim Mahmoud, vengo dal Sudan. Lavoro qua in Fondazione Dravelli Arsh. Tu sei arrivato qua in Italia quando? Quando quasi 3 anni così, 3 mesi così. Dopo arrivato qui in Torino, subito ho cominciato scuola, dopo la scuola anche ho cominciato scuole professionali. Ci sono un sacco di cose che si fanno al Dravelli che veramente secondo me è una ricchezza da non sottovalutare, forte, attorno all'accoglienza. Tanti vengono a Torino apposta perché hanno sentito che a Torino ti danno quello, ti aiutano. Il giorno di Capodanno ero in giro lì a Portanova e poi ho visto 5-6 ragazzi che sono Maele, come stai? Erano tutti eritrei, ospiti prima qua, che mi hanno raccontato che quasi erano 5 che sono passati qua, che hanno trovato lavoro, che sono cose che comunque ti dice che non ho lavorato per niente. Ci sono ragazzi che hanno voglia di fare, veramente arrivano, appena entrano subito già loro chiedono di corso di italiano, corso di formazione professionale e di questo e di quell'altro e di quell'altro. Delle persone di loro vengono arrabbiate perché hanno visto di tutto, hanno visto la morte per la strada, hanno visto tante cose per arrivare qua. Ma allo stesso momento pensano che anche qua loro pretendono tante cose, va bene, pretendi, ma c'è anche una cosa che tu devi fare, minimo. Tu sei dall'altra parte della scrivania, ti hanno dato i soldi, tu stai mangiando su di me, capito? E invece prendere gli ospiti, farli lavorare dopo, aiuta questa cosa qua. Pensano che tu li capisci meglio di tutti gli altri, che anche tu hai vissuto la loro stessa esperienza. Ho avuto qualche esperienza e voglio che gli altri approfittino di queste esperienze per non fare gli stessi sbagli, per aiutare i ragazzi che veramente che io li voglio aiutare, che trovano la loro via in Italia. Non è sempre facile, soprattutto quando uno non trova lavoro. In questo tempo, in questo problema del lavoro, non c'è lavoro, in crisi così, fortunatamente qualcuno trova lavoro anche a un pochino soldi, ma comincia la vita così, comincia piano piano, così adesso è cominciato piano. Anche loro quando sono fuori credo cercano lavoro, anche vanno a scuola, non girano tutte le giornate, più o meno il 90% fanno a scuola, anche stanno lavorando, anche qualcuno ragazzi abbiamo trovato un lavoro sempre con
Arci, con Ufficio Stranieri. Stiamo lavorando bene, credo, adesso. Il lavoro quotidiano è quello di dargli informazioni sempre ai ragazzi su tutte le cose che vorrebbero fare, che sono corsi di formazione professionale o situazione sanitaria, cercare lavoro, cercare casa, quindi tutte le cose necessarie per loro, per farli stare bene. Magari delle volte lavoro 6 ore al giorno, ma io più di 8 ore magari o tutto il giorno magari sono in giro con un ragazzo fuori per delle commissioni, delle cose da fare, poi più il lavoro che facciamo noi la sera. Il mio lavoro, tra l'altro, è di verificare che loro stanno seguendo i progetti che hanno concordato con l'Ufficio Stranieri. Ci sono degli opposti praticamente, chi va bene, molti comunque vanno bene, magari qua non trovano lavoro mentre sono qua perché i progetti, come si sa, durano da 6 a 1 anno, quindi magari vengono spostati a un altro posto, ma noi seguiamo le informazioni su di loro, sappiamo che comunque da qualche parte si inseriscono. Secondo me 1 anno della volta poco a servirlo, a aiutarlo, perché tra la scuola, tra quello, basta l'anno, magari lui ancora sì, ha imparato un po' di lingua, ha fatto un corso, 2 corsi, ma ancora c'è tempo per lavorare. E dove trova il lavoro? Mandiamo un ragazzo a scuola e poi non ho ancora finito la scuola, ma non ho la sua permanenza è finita, che deve uscire. Uno che gli abbiamo detto vai a scuola, non ho ancora finito la scuola, dicono no, tu devi andare via. 6 mesi non basta neanche per fare tutta la scuola. Va valorizzato questo lavoro, vista più in lungo termine, non sempre progetti che finiscono, che iniziano, che finiscono, ma in lungo termine, perché è un lavoro che veramente ha molto senso. Cioè, non bisogna guardare solo le persone straniere che stiamo aiutando, ma bisogna guardare anche la società, perché se aiuti la persona straniera in difficoltà a stare meglio, a stare bene, ad inserirsi bene, e c'è anche meno problemi per l'Italia, per gli italiani, per la società italiana. C'è un ragazzo che io l'ho visto, è arrivato qua, non sapeva neanche parlare italiano, è andato al corso al CTP, ha fatto il corso di formazione, ha fatto lo stage, nell'azienda dove ha fatto lo stage l'hanno preso per un borsa di lavoro, poi gli hanno fatto un contratto di 3 mesi, adesso gli hanno fatto un contratto tempo indeterminato, si è trovato una casa vicino a Portanova. Questa storia di questo ragazzo, dei ragazzi eritrei che ho visto, che dice comunque che non ho fatto tutto questo per niente, che ci sono persone qua a Torino che comunque abbiamo aiutato a trovarsi un percorso di vita in Italia.